Quindi anche tu vuoi essere felice. Nei video precedenti ho parlato della meditazione, ho parlato di come manifestare, ho parlato di come essere pronti nel ricevere relazioni, nel ricevere altre persone, come attrarre, come stare bene, eccetera, eccetera, eccetera. Ma alla base di tutto c'è un po' sempre lo stesso ragionamento, o comunque che è parte della mia esperienza personale, che è il stare bene. Quindi prima di arrivare a qualsiasi cosa bisogna imparare a essere, quindi a stare bene, per poi fare, per poi avere. Il problema della maggior parte delle persone è che invece fa l'opposto. Vuole avere qualcosa e quindi fa, quindi le due cose sono collegate e diventi schiavo di quello che vuoi avere, quindi diventi schiavo anche del fare, perché in base a quello che fai e a quello che ottieni, poi stai in un certo modo. Il problema di questo è che il tuo stare bene è collegato fino troppo, è un po' schiavo di quello che fai e quello che hai. E d'altronde anche quello che fai e quello che hai è un po' il risultato di una necessità, quindi parti da un bisogno di avere qualcosa che non hai, quindi parti da un bisogno di scarsità. E si sa che quando sei una persona che chiede l'elemosina, puoi ricevere a volte l'elemosina, ma niente di più. E quindi mi dite, Marco, ok, abbiamo capito, devi imparare a stare bene, ma come si fa a stare bene? È un argomento molto complesso, ma cercherò in un video, cercherò di renderlo 10-15 minuti, cerco di farvi una macro visione totale di più o meno tutto quello che puoi fare per stare bene. Però prima c'è una premessa, bisogna fare la premessa che è questa. Bisogna capire che non c'è qualcosa di esterno che ci può far essere, che ci può far star bene. Noi facciamo esperienza di quello che accade attorno a noi, della nostra vita, e facciamo esperienza da dentro. Quindi tutto quello che accade, è vero, grazie ai nostri sensi lo vediamo all'esterno, ma comunque ne facciamo esperienza da dentro. Quindi la base di tutto quello che accade, del nostro corpo, della nostra mente, delle nostre esperienze, del passato, la memoria, è tutto dentro di noi. Alla stessa situazione una persona può reagire in un modo, ma un'altra persona può reagire in modo completamente diverso. Quindi capite che l'esperienza, cioè la vita, non è oggettiva, è tutto soggettivo, l'esperienza è soggettiva, quindi la vita un po' te la crei da sola. Capito questo, si può decidere di imparare a star bene, prendendo responsabilità di quello che si pensa, di quello che si fa e di quello che si decide di rispondere alle cose invece che reagire alle cose. Quindi se si inizia a essere consapevoli di questa cosa, si inizia a rispondere in modo conscio e quindi si può scegliere un po' il proprio destino. È la base del karma, come viene definito nello yoga. Perché se non si capisce questa cosa, se si pensa ancora che, cioè che tutto quello che succede dipende da qualcosa di esterno, purtroppo saremo comunque per sempre schiavi di quello che succede al di fuori di noi. Ma se capiamo invece che qualsiasi cosa succede all'esterno, noi, come accade dentro di noi, siamo responsabili di come noi rispondiamo a questa cosa, quindi se ne rispondiamo bene, se ne rispondiamo male, se diventa una nostra benedizione o se diventa un nostro cruccio, quello è 100% la nostra responsabilità. Il problema è che, come dice, mi sembra Sadhguru, non abbiamo ancora letto il manuale di istruzioni di questo macchinario, dobbiamo fare un po' di ingegneria interiore. Quindi per stare bene, secondo me, questa è la mia esperienza, ma anche un po' quello che ho capito, non solo apprendendo da varie persone, corsi, guru e anche semplicemente dalla mia esperienza nell'ambito dopo tanto tempo, tanta introspezione e anche tutta la mia storia di cui vi ho parlato, non voglio star qui a ripetervi tutta la mia storia, il mio passato complicati, ma in breve la mia esperienza mi fa capire che ci sono tre macro aree da dover coprire per stare bene, in modo tale che stando bene poi ti senti sicuro. Se ti senti sicuro non hai più paura e quindi puoi agire al massimo. Se ti senti già pieno, felice, contento, se agisci da un senso di abbondanza, di amore, di felicità, di gioia, di pace, dopo, nel momento in cui sei così, indipendentemente da quello che succede, dal fare e l'avere, tu sei così, sei come una roccia e tutto quello che ti succede attorno non ti muove e essendo così
puoi scegliere anche cosa fare da quel senso di abbondanza e quindi il ricevere diventa naturale e puoi veramente trovare il tuo massimo potenziale. Essere anche nel migliore dei modi di ispirazione per gli altri e fare tutto quello che puoi. Ma l'importante prima è capire che devi stare bene, perché sennò è un casino. La prima è abbastanza semplice, ma allo stesso tempo quella che richiede un po' più di sforzo ed è la parte fisica. Bisogna lavorare sulla parte fisica. Avete mai notato che ogni volta che provate a pensare di andare ad allenarvi o di fare allenamento, qualsiasi allenamento sia, partite con poca voglia, tornate che state meglio di prima. È vero, magari siete più stanchi a livello fisico, ma non c'è una volta in cui mi sono allenato che sono tornato e ho detto cavoli, a livello mentale sto peggio di prima. Non c'è mai stata una volta. Io mi alleno da quando praticamente ho un anno, un anno no, ma ho sempre fatto sport agonistico, poi sport amatoriale, poi palestra, di tutti i più vari tipi di sport da combattimento, qualsiasi cosa. E ogni volta comunque c'è quella mancanza di voglia, ecco, quella voglia di stare nel comfort prima di partire, perché comunque allenamento significa che vai un po' a cercare i tuoi limiti e quindi è sempre un po' una fatica, una faticaccia per il tuo corpo, vai a farti del male, però per crescere, per star bene. Più si utilizza il corpo e più questo sta bene. Il corpo è fatto veramente per essere utilizzato. E quindi ciò riguarda l'allenamento, quindi avere una routine sana di allenamento, di dieta, dormire bene, il dormire è importantissimo, ho fatto un video al riguardo solo sul dormire, ve lo consiglio perché io prima lo sottovalutavo ma è importantissimo, la cura della persona, anche semplicemente l'igiene, l'aspetto esteriore, quindi quanto ci si pone, quando ci si pone davanti agli altri in società, le relazioni, stare nella natura, il cibo, la luce del sole, insomma tutti questi fattori che riguardano il benessere e la parte fisica. Se quella è a posto, gran parte è a posto, quella è la base. Probabilmente tanti problemi già si risolvono così, ma se non si risolvono si passa alla seconda cosa, che è la parte mentale. Qua ci sono due scuole di pensiero. La prima scuola di pensiero dice andiamo a lavorare sulla parte mentale in modo da risolvere tutti i traumi che ci sono, i blocchi, le credenze limitanti, i traumi, tutte queste cose che sono dentro di noi. Un'altra parte dice è troppo e quindi semplicemente cerchiamo di abbandonare la mente o non prenderla troppo sul serio. Intanto parto con la prima parte, che è lavorare sulla propria mente. Secondo me ci vuole un mix di tutte queste cose, perché della terza parte ve ne parlo dopo, ma se si è lavorato bene sulla parte fisica, vedrete che anche la parte mentale viene un po' da sé, ed è quella di lavorare su queste cose, blocchi, credenze limitanti, tutto ciò che arriva tramite il pensiero. Perché? Succede un po' tutto in un ciclo. Nel momento in cui c'è una circostanza, un qualcosa che succede, quella cosa ci crea dei pensieri, quindi la etichettiamo un po'. Nello yoga ci sono vari momenti in cui questa cosa accade, ma non sto a spiegarla da un punto di vista spirituale, cerco di spiegarla da un punto di vista semplicemente mentale in questo momento, ed è, c'è la circostanza, un accadimento, un evento, un qualcosa che accade, noi abbiamo dei pensieri, i pensieri creano delle emozioni che semplicemente sono una manifestazione fisica nel corpo di un pensiero. Quelle emozioni ci fanno agire in un certo modo e le azioni che facciamo ci fanno avere determinati risultati. È un po' quello che spiega tutto l'insegnamento probabilmente di Tony Robbins e tutti questi guru e life coach, è solo questa parte qua, per farvela in breve. Tutto l'insegnamento del benessere è solo la prima parte, quindi veramente sto cercando di racchiudere in poco tempo tutto, ma mannaggia sono già 10 minuti quindi devo sbrigarmi. Se in breve riusciamo a cambiare come noi rispondiamo, come agiamo, cioè come noi, cioè il pensiero che noi abbiamo in una determinata circostanza, e invece di reagire compulsivamente, agiamo in modo consapevole, scegliendo il pensiero da dare, avremmo delle emozioni diverse, più positive, tendenzialmente, se possiamo scegliere cerchiamo qualcosa di positivo, che ci fanno agire in un modo più positivo e quindi i risultati saranno positivi. Per arrivare a questa cosa, ok, arrivare a cercare di controllare il pensiero si può fare, quindi con la consapevolezza e cercando quindi di pian piano trovarsi nel pattern, quindi riconoscerlo quando si risponde a una cosa negativamente e cercare di cambiarlo, ma anche poi capire il perché rispondiamo in un certo modo. Quindi andare a lavorare proprio quando inizi a chiederti il perché delle cose, inizi a farti le domande giuste e le risposte arrivano. Quindi inizi proprio a capire che il tuo cervello sta cercando per traumi passati, credenze, tutto ciò che arriva da paure, che sono arrivate in passato, sta cercando di proteggerti da qualcosa, facendoti pensare così.
Quindi cerchi di pensare che cosa sta cercando di dirmi il mio cervello, da cosa sto cercando di proteggermi. Cos'è che è successo in passato? Qual è la prima volta che ho sentito questa cosa? Perché mi arriva questa emozione? Perché arriva questo pensiero? Inizia a fare un po' di introspezione, che tra l'altro è semplicemente anche andare da uno psicologo, fare terapia, ci sono varie cose che si possono fare, adesso ve le elenco, ma tendenzialmente prendere questa credenza che arriva da traumi passati, da paura di deludere oppure di allontanarsi dalle persone attorno a sé, dalla community, oppure anche da paure fisiche che magari ci sono state in passato, oppure ci sono tuttora, perché ricordate che il nostro cervello non fa tanta differenza da qualcosa che succede veramente a qualcosa che è all'interno della nostra testa. Quindi se noi reagiamo in un certo modo troppo impulsivo verso qualcosa, magari quella paura può essere veramente paragonata per il nostro cervello alla paura di essere rincorsi da dei leoni, quindi non è che cambia così tanto. Quindi bisogna capire perché abbiamo quelle credenze di paura, nate dalla paura, che ci fanno arrivare a quei pensieri e cercare di cambiarle invece in credenze che arrivano dall'amore. Come si fa? Si fa con un bel lavoro interiore, come vi ho detto, e con la compassione per se stessi, quindi un lavoro in cui si impara ad accettare questa cosa, dire ok, è normale che io penso in questo modo, perché è successo questo, questo e questo, ma adesso sono adulto, adesso sono in questa situazione, adesso è diverso, ho capito e quindi voglio provare ad agire così. E quindi nel momento in cui cambi un po' questa cosa, la sostituisci con un pattern positivo, non solo ti è più facile riconoscerla e quindi aggiustarla mentre accade, ma pian piano, con le ripetizioni, all'inizio sarà difficile, ma poi diventa sempre più semplice. Bisogna proprio imparare con la consapevolezza a identificare questi pattern, emozioni e pensieri, e a cambiarli in modo positivo. Bisogna imparare quindi anche a processare le emozioni, a non evitarle, ma a sentirsi al sicuro nel poterle sentire. E ci vuole un lavoro, di solito con un terapista, o comunque ci sono varie cose, c'è ad esempio esercizi di gratitudine, affermazioni positive, meditazioni, terapista, ipnoterapia, RRT, RTT, musicoterapia, tantissimi tipi di terapia, ma tendenzialmente vanno tutti a lavorare su questa cosa, quindi a cercare di cambiare questi pattern negativi, questo tuo karma negativo che si è accumulato nel tempo e metterlo in modo tale che invece ti possa essere d'aiuto. Stavo editando il video e mi sono accorto che non ho fatto capire bene forse questa cosa. Per cambiare quindi i nostri risultati bisogna cambiare i pensieri. Per cambiare i pensieri non è così facile e diciamo che formulare dei nuovi passaggi neurali, un po' dei nuovi... come creare un nuovo sentiero a livello di ok, è successo questo, rispondo in un certo modo, è un po' quello che si cerca di fare e tutte queste cose che ho menzionato sono un po' i metodi che si possono fare e anche ovviamente quello di cui parlerò dopo, che è la parte meditativa, quindi invece che cercare di cambiare per forza un passaggio neurale, farlo diventare una reazione in un certo modo, diventare proprio consci e consapevoli rispondendo a ogni situazione in modo giusto e diverso in base alla situazione. Essere flessibili e aperti, quindi rispondere come è necessario fare in quel momento, fare quello che si deve fare o fare quello che bisogna fare. E questa, diciamo, è la cosa un po' più grande, quella un po' più difficile. Il terzo, invece, la terza macro area, che è un po' la seconda scuola di pensiero di cui parlavo, è invece la parte più spirituale, che è, ascoltatemi, invece che andare a ragionare sulla nostra mente che è complicatissima e non è fatta solo dall'intelletto, ma c'è l'intelligenza, ci sono tantissimi strati per lo yoga, per il mondo yoga della mente, invece che andare a lavorare su queste cose, si va a lavorare proprio sull'identità. Quindi nel momento in cui, che è un po' l'identità nello yoga, è un po' quello che ti fa agire l'intelletto in un certo modo. L'identità, cioè il modo in cui ti poni come identità, va ad influire su quello che pensi, quindi sul tuo intelletto. E quindi se agisci consciamente, creandoti un'identità più universale, yoga significa unione, quindi tramite degli esercizi spirituali, vai a pian piano togliere le barriere del tuo ego, quindi ad aprirti a un'identità più universale. Tutta la meditazione, tutta la spiritualità si basa solo su questo. Vai a togliere un po' quelle barriere di Marco, quindi tutte quelle tue esperienze personali, e quindi vai a crearti un'identità universale, quindi le tue limitazioni si rompono e il tuo intelletto agirà in un modo diverso. Invece che stare a badare alla mente, semplicemente la mente la lasci da parte, dici non è così importante. Non nel senso che non è importante, ma nel senso che è lì,
ci serve, è uno strumento utilissimo, mente e corpo sono strumenti utilissimi, ma bisogna imparare a utilizzarli nel modo corretto. Quindi è come se facessi un piccolo spazietto tra mente e corpo. Ti accorgi che mente e corpo sono solo delle accumulazioni, ma non sei tu. Se quando eri piccolo eri così e pian piano mangiando sei diventato così, ti accorgi che c'è un soggetto che deve aver accumulato quel cibo per creare il corpo. Quindi ti accorgi che il corpo è un'accumulazione di cibo. Idem, quando eri piccolo non avevi la tua personalità, eccetera, quindi la tua mente si è formata pian piano, grazie a delle serie di impressioni, questo accumulo di impressioni, si è creata un po' la tua personalità, i tuoi pensieri, eccetera, eccetera. Quindi se c'è qualcuno che ha accumulato questi pensieri e queste impressioni dai tuoi sensi e questo cibo, ci deve essere un soggetto che ha fatto questa cosa. Questo che viene definito nelle religioni Dio o intelligenza divina, questa intelligenza che ha creato il tutto, che ha creato semplicemente l'energia che ci fa andare avanti, quella cosa che invece di essere statica si muove, fa muovere le cose, queste reazioni, quel qualcosa che nei miliardi di anni è stata talmente intelligente da sistemarsi in modo tale che sembri tutto creato alla perfezione e che ha creato quindi anche noi. E quindi si fa proprio una differenza tra vita, quindi questo te, questo essere in vita, indipendentemente staccato dalla tua persona, dalla tua personalità, come un personaggio di un videogioco, e la situazione di vita. Quindi fai differenza tra te e situazione di vita, quindi la tua carriera, la tua personalità, il tuo passato, il tuo futuro, le tue relazioni, quello che possiedi, quello che non possiedi, la tua storia, eccetera, eccetera. Fai la differenza tra queste due cose e quindi vai alla radice del problema e capisci che in realtà la maggior parte, anzi se non tutta la sofferenza, parte da pensieri inconsci. Quindi da una identificazione, come vi ho detto prima, l'identità porta a pensare in un certo modo, quindi da un'identificazione sbagliata. Nel momento in cui ti identifichi con qualcosa che non sei, quindi corpo e mente, sono accumulazioni, non puoi star bene, parte la sofferenza. Perché? Perché sono degli strumenti utili, ma il tuo cervello non vuole per forza farti star bene, vuole farti sopravvivere. È come il tuo corpo, sono strumenti di sopravvivenza. Quindi invece che essere schiavo della tua mente e del tuo corpo, impari a utilizzarle in un certo modo per farti star bene e non ascolti tutto quello che dicono. E come si fa? Con la meditazione, con pratiche spirituali. La meditazione non è qualcosa che si fa, è uno stato in cui si entra facendo degli esercizi, concentrandosi su delle respirazioni. Ci sono tantissimi modi di meditazioni diverse, ma di base è entrare in uno stato meditativo, non è andare da qualche parte, ma è guardarsi dentro. Non è importante quello che fai durante la meditazione, neanche il fare la meditazione, ma è quello che senti durante la meditazione. Quindi per quei 15-20 minuti al giorno cercare di essere i più presenti possibili. Quindi se sei nel tuo passato, cioè se pensi al passato, se pensi al futuro, significa che sei nella tua mente. Se sei nel presente, quindi ti guardi attorno, vedi quello che hai e senti quello che hai, non puoi essere nella tua mente. Perché? Perché non sei nel passato o nel futuro. La tua mente è semplicemente passato e futuro, non può essere presente. Perché nel presente esiste solo la consapevolezza di questi nostri 5 sensi. Quello che viene percepito. Gli yogi famosi dicono devi essere nella meditazione come quel testimone silenzioso. Quindi sentire, percepire, ma senza dare etichette, senza dover mettere nella tua mente quello che sta succedendo, essere presenti. Durante la meditazione è come se staccassi un po' la tua mente e il tuo corpo, li vedi qua e qua, e tu sei da un'altra parte. Lasci un po' spazio a quella intelligenza di cui parlavamo prima per sentire tramite te. Devi stare fermo, sit still, essere fermo, immobile, come se ti mettessi da parte il tuo passato, il tuo futuro, molli tutta la tua personalità, Marco, lo lasci da parte, il tuo karma, la tua memoria, lasci da parte e lasci tutto passare e agire tramite te. È come se dovessi lasciare la vita cadere tramite te. Il problema cos'è? Il problema per la maggior parte delle persone è che poi la mente, che siamo abituati a ascoltarla in continuazione, a un certo punto inizia ad agire. E non è un problema la mente, quindi non è che bisogna controllarla o fermarla. Il problema è che la mente è un po' come uno strumento, è come un coltello. Se non si impara a utilizzarlo bene ci si può anche fare male.
ed è il problema della salute mentale. Quindi semplicemente a imparare a vederla lì, a staccarsi un po' in modo da capire che è un coltello e non sei tu, e quindi puoi utilizzarlo quando serve e come è utile utilizzarlo. Quindi durante la meditazione si possono fare vari tipi di meditazione, ma la meditazione base è semplice, anche se volete provare, sedervi e semplicemente stare fermi, immobili. Qualsiasi cosa succede, qualsiasi cosa sentite, utilizzando tutti i vostri sensi, anche qualsiasi cosa vi passa per la testa, lasciarla stare, lasciarla andare, vederla per quello che è senza cercare di giudicarla. Provate a pensare, in quei 20 minuti non sono disponibile per il mondo, non voglio niente, non faccio niente e non sono niente. Lasci tutto da parte, come fossi morto. Come nel video in cui ho parlato della meditazione, quando sono morto nella meditazione, proprio questa frase di Marco Aurelio: immaginate di essere morti, avete fatto tutto quello che dovevate fare, quello che non è stato fatto non è stato fatto, invece lasciate stare e immaginatevi di essere morti. Prendete tutto quello che è rimasto e andate a vivere bene. O si può utilizzare anche dei pointer, quindi il respiro, i pensieri, quello che si sente con i cinque sensi. Si possono utilizzare meditazioni guidate, tante cose. Io vi consiglio una meditazione che mi ha cambiato a me la vita, è gratuita, ve lascio il link in descrizione su YouTube. Cercherò magari anch'io di fare qualche meditazione guidata sul canale, se vi può far piacere. Quindi è proprio imparare a lasciare andare la propria persona, il proprio ego, togliersi questa limitazione di Marco Delia, che limita anche l'intelletto, e semplicemente aprirsi, lasciare che quello che sia la mano di Dio, chiamala come ti pare, agisca tramite te. Quindi questa intelligenza che si faccia spazio non più tra i muri limitanti della tua personalità, ma si apra a tutto quello che nel buddismo o nelle filosofie orientali viene chiamato illuminazione. E non è facile, perché devi imparare a lasciare andare, ci vuole un bel coraggio, ci vuole un bel lavoro sulla femminilità, ci vuole un bel lavoro sull'equilibrio. Non è per niente facile, ma se imparate a farlo con costanza, e ci vuole pratica, perché come fare un allenamento, è come voler andare in palestra e essere subito, dopo aver letto un libro, essere in forma. No, bisogna continuare a fare la pratica e poi si diventa meditativi. Quindi crei la situazione adatta per fare in modo che questa cosa accada. E lo star bene è un po', diciamo, una conseguenza base di quello che accade, ma poi in realtà quando entrate in questo mondo scoprite che le cose che vi accadono sono infinitamente, cioè i benefit sono talmente tanti che lo star bene diventa veramente la base di tutto ciò, ma c'è tanto, tanto, tanto di più, c'è proprio una riscoperta interiore, c'è tanto, tanto. Mi sono scritto un pensiero che è: la meditazione significa uscire dalla creazione nella propria mente, con i nostri filtri, mettersi da parte e vedere la vera creazione. Quindi vedere le cose così come stanno, prendere responsabilità delle proprie azioni, quindi crearsi il proprio destino, diventare consapevoli e consci di quello che si pensa e quello che si fa. Quindi invece che reagire compulsivamente, se puoi scegliere quello che pensi in una determinata circostanza, le tue emozioni saranno positive e quindi quello che fai accadrà da qualcosa di positivo. E quello che dicevo all'inizio, l'essere bene per fare bene, così da agire bene, cioè così da avere anche del bene. E vi accorgerete che il manifestare, l'attrazione, tutto si basa veramente su questa semplice cosa. La gratitudine può aiutare, il lasciare andare può aiutare, ma è veramente un lavoro interiore. Lasciare da parte se stessi per qualcosa di più grande, accorgersi proprio della propria mortalità, accorgersi che la vita veramente la complichiamo nella nostra testa, ci creiamo tutta questa storia, questa narrativa, questi drammi, a volte per bene, cioè con un'intenzione di aiutarci, di farci sopravvivere, di farci il bene, ma in realtà ci facciamo magari del male, la complichiamo più di quello che è veramente. Che la nostra vita è molto effimera, che i nostri pensieri sono molto effimeri, che in realtà siamo molto vulnerabili e leggeri, in un colpo, senza neanche accorgercene, domani possiamo scomparire tutti. Quindi prendere la vita veramente per quello che è. E realizzare se stessi nell'essere e non nel fare. Meditazione non è andare da qualche parte, ma è tornare a casa dentro di sé. Ecco qua, ragazzi. Perdonatevi, doveva essere un video breve e non lo è, però ci tenevo a dire tutto quello che avevo in mente. E ovviamente poi ci sono altri video che posso fare sulla parte mentale più approfondita, sulla parte spirituale più approfondita, sui vari tipi di meditazione, sulla parte fisica più approfondita, però in generale questa è proprio l'occhiata generale di tutto il necessario per stare bene. Ogni cosa può aiutare, quindi se partite dalla parte fisica ve lo consiglio, la parte mentale è un bel lavoraccio, ma bisogna farlo secondo me. La parte spirituale è un po' prendere tutto in un colpo solo, andare alla radice del problema, ma è molto complesso e
bisogna prendere una direzione e andare dritti, concentrati su quella per non perdersi. In generale, prendere le parti migliori e adattarle a sé, secondo me è anche la via più utile. Quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate. Se avete qualsiasi domanda potete scrivermi anche su Instagram. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!